Adesso è il periodo dei pomodori, magnateli, fate una bella pasta. C'ho 3 idee pazzesche per te. Pasta, pomodoro, basilico e ricotta. Buona, con la ricotta è da una bella freschezza, cremosità, è una cosa pazzesca. Poi pasta, pomodoro e merluzzo, quindi col pesce, guarda che belli sti pomodori. E poi la pasta con pomodorini e colature d'alici, non puoi capire. Quindi semplice semplice col formaggio, semplice col pesce e semplice che c'è il sentore di pesce. Non ti perdere queste ricette, vedete tutte e 3, ottime idee, dai. Ingredienti: aglio di quello buono, oggi c'ho Vassalico, aglio ligure, poi grana padano 40 mesi, ricotta di bufala, pomodoro casalino, uno dei miei pomodori da sugo preferiti, è una squisitezza, una bontà signora mia, olio extravergine d'oliva di Sommariva e poi un vermicello numero 4 Gragnano IGP. Dobbiamo fare prima di tutto una cremetta di ricotta, leggera leggera, non vi inchiodate. Non ho trovato la ricotta di bufala, non c'è problema, usate una ricotta vaccina, una ricotta di pecora, non c'è problema, l'importante è che sia così. Ah, guarda, così. Cosa vuol dire? Vuol dire così? Una crema, un goccio d'acqua di cottura, che sarà l'acqua di cottura della pasta. Aggiungo poca poca, la stempero piano piano, così sembrerà proprio la ricotta appena fatta. Crema di ricotta è fatta, così, naturale, semplice. Passaggio successivo, i pomodori. Allora, qui abbiamo il casalino, adesso è agosto ragazzi, si trovano. Che cosa hanno di particolare questo pomodoro? È dolcissimo, è buonissimo, è fantastico per fare il sugo. E poi ha un difetto, qual è il difetto? Che non lo compra il fruttarolo, sapete perché? Perché dura poco, perché è molto delicato, è un pomodoro che ha la buccia sottile, quindi subito si ammacca e si rovina. L'acqua che utilizzerò per cuocere la pasta, ci vado a sbollentare i pomodori interi, così, devo contare fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qua mi preparo acqua fredda con aramina, vado subito a testarne uno, se si spella, vedete? Ah, perfetto, andiamo subito a raffreddarli, guardate, vedete come si è spellato bene? La polpa è bella soda. L'accortezza qual è veramente? È quella di sbollentarli, spellarli, ma che la polpa rimanga bella soda, non quella roba stracotta. E l'abbiamo messa in acqua fredda. Ora ci dobbiamo divertire, un po' di pazienza. Guardate che polpa, pomodoro casalino, oh non mi fate fregare perché assomiglia pure un po' al pomodoro insalataro quando è bello maturo. Voi dovete chiedere pomodoro casalino, quello da sugo, non da insalata. Prendo un po' di basilico, farò una sorta di crema al basilico, non mi azzardo a dire pesto perché già lo so, mi immagino, state subito pronti, zacchete, a darmi le bastonate, buoni. Una salsa, una crema di basilico faremo, va bene così? Ecco qui, metto solo le foglioline, subito 2 granelli di sale, prendiamo il grana, tanto usiamo il frullatore quindi posso anche fare così, è un grana di 40 mesi, però va bene qualsiasi cosa ragazzi, basta che il prodotto italiano è buono. Poi, dato che c'è sta il basilico, io ritengo che sia giusto usare un olio ligure, ok? Guardate che colore, fantastico, l'olio ci va, non cominciate a fare, troppo olio, ci va, è buono. Aggiungo altro olio, deve essere abbastanza fluido, deve essere una crema di basilico, non deve essere un pesto, quindi guarda che bello. Un altro po' di olio, deve essere proprio bello fluido, per assaggiate sempre. Questa è l'estate ragazzi, ma quanto è buono, è stupendo, ora lo faremo anche il pesto a basilico, vedete, bello morbido, guardate. Ho scelto un vermicello numero 4, liguori. Procediamo alla salsa, accendo il fuoco, olio, uno spicchio d'aglio, se vedete l'aglio è dorato, guardate che bello, così, togliamo, via, poi il basilico, adesso l'olio è bello caldo, a pezzettoni, così, modo che sta qua, dove sentire il profumo, l'olio caldo, si caramellizzano tutti quanti i zuccheri, guarda, prendo la pasta, ancora al dente, non ho messo sale ancora nei pomodori, questa è roba nostra ragazzi. Metto un po' di ricotta, però sapete che faccio così, l'allargo un po', poi mamma mia, chiudo, parmigiano, fuoco spento, mi raccomando, fuoco spento, proprio fresco, senza farlo troppo cuocere sto pomodoro, capito? Sentite il rumore, è il nostro ragazzi, non si può sbagliare quando è così. Vai, ardi schizzi dappertutto, vai.
La mettiamo così, guarda camera. Così. Ok? Ecco qua, il pomodoro ci deve essere, ragazzi. E bagniamo così. Così, come capita. Guardate che bello sto piatto, stupendo, ragazzi. Che bontà, ragazzi. Questa è proprio l'Italia, oh. Perché noi siamo tanto semplici, ma quanto siamo bravi. Allora, assaggiamo, sì, assaggiamo. C'ho una fame, ragazzi. Metto qua dentro, ci aggiungo un po' di ricotta, zac zac. No. Poi capire. La bontà. La salute, con 3 ingredienti, guardate che piatti che facciamo gli italiani. Vai, alla grande. Evviva l'estate, evviva gusto. Allora, di gli ingredienti: farfalline, olive, Farfalline di topomaus, olive, aglio, pesce, poi pomodoro. il pomodoro casalino e taralli, bravissimo. Vuoi fare una cosa che dà le botte così forte? Ti piace? Allora, metti qua. Metti i taralli qua dentro. Rompi qua i taralli. Vai, così. Vai, così, rompi tutto. Questi, se li trovate, potete fare una cortesia personale. Li dovete trovare. Sono i migliori pomodori per me da sugo. Il casalino. Fate una crocetta qua sotto. Ok? Oppure un altro sistema buono per i casalino, perché sono dispettosi, perché per togliere bene la pelle, vedete qua, sta tutto dentro alle queste coste. Quindi un metodo fantastico è questo qui, di togliere il piccione, diciamo, versalo dentro a questa ciotola, piano piano, senza fare casino però. Vai. Poi, allora fate come tagli il basilico, io ti dico dove tagliarlo, eh. Taglia queste cimette qua, vai, non mi tagliare i diti, perfetto, vai, taglia. Ok, vai, ecco qua. Adesso mettiamo a sbollentare i pomodori. Un passaggio. Qua adesso quando li sbollento, voi dovreste sentire il profumo. Cioè, un qualcosa di pazzesco. Pomodoro, vediamo un po' come sta messo. Sì, è pronto, vedete se spella. Metto in acqua fredda. Lo sai che cos'è questo, Mario? Questo è il passaverdure, è la cosa più bella che uno può usare in cucina. Si mettono i pomodori, guarda così, a pezzi, ok? E tu adesso da qui... Non te taglio io. Vai, tieni bene fuori. Allora, poi, guarda, fai così bene. Ecco, hai capito tutto, bravissimo. Schiacci il pomodoro, vai. Non toccarmi. Non te tocco. Schiaccia. Gira. E il papà lo faceva con nonna questo lavoro, capito? Faccio più veloce. Vai, grande, vai. Guarda che buoni, yeah. Allora fai così e senti il sapore. Senti. Buono, eh? Questo è il pomodoro casalino, capito? Quando muovi a scuola a mangiare, dite, senti, mi fate la salsa con i pomodori casalino? Adesso ti insegno a sfilettare il pesce. Qui, vedi, ci stanno tutte quante le spine, vedi la spina dorsale questa, eh? Allora noi che facciamo? Così, vai, piano, vedi? Poi un giorno quando sarai grande papà ti insegna, tu intanto cominci a vedere come si fa, vedi? E tutta questa è ciccia, questo pesce si chiama merluzzo, ok? Poi guarda, così papà taglia. E che c'è sotto questo? Vai, così. Ma adesso ci leviamo la pelle, a te ti piace la pelle del pesce? Sì. Però in questa ricetta non ci va la pelle del pesce, perché deve essere senza pelle. E così abbiamo il filetto sfilettato. Tagliate la polpa del pesce a piccoli pezzi. Una padella mettete olio, poi aglio, quello fresco, lo mettete e poi lo togliete. Mario, se tu vuoi ci metti un po' di sale qua dentro e lo assaggi se va bene, vai, forza. Metti un po' di sale, poco, inizia, sempre poco, mescoli bene col cucchiaio di metallo, vai, così. E poi senti il gusto, se è buono. Provalo. Quando si cucina si assaggia sempre. Non è buono. Non è buono ancora? Non c'è sale. Non c'è ancora sale? Allora ne mettiamo un altro po'. Vai, gira bene. Può andare? Ci sta, buono. Ho Gambe bevuto di basilico. tutto. Andiamo, via. 7 minuti ci abbiamo di tempo. Leviamo l'aglio, il basilico. Metto prima la salsa. Vabbè.
Cosa aspetti? Aspetto che prende il bollore, il pomodoro, e poi mettiamo il pesce dentro. Così si cuoce il pesce. Bravissimo, così. Ecco, delicatamente. Ho il pomodoro molto lento, quindi devo recuperare. Che faccio? Metto la pasta che ancora è cruda dentro proprio la salsa di pomodoro. Lento che cosa significa? Quando il pomodoro è ancora ha bisogno di tirare. Quindi utilizzo il pomodoro come liquido di cottura della pasta. Taglio il basilico, piccolo 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 che quasi non si vede. Adesso l'olive, mo che si è allontanato, vai, li mettete piccole 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 piccole, perché tante volte è più un discorso di testa. Loro dicono a priori che non la vogliono, poi quando invece la mangiano a pezzettini tutto quanto all'interno sarà una sorpresa per loro. E questo è un piatto unico, c'è tutto, c'è il pesce, c'è la pasta, ci sono le verdure, il pomodoro, ricco di licopene una volta che si cuoce, no? Lo sapete? Ci sono bambini, io ho lavorato in ristoranti, quindi ve lo dico, che mangiano soltanto pasta in bianco e pasta al pomodoro. No, la colpa è vostra, perché dovete farla abituare ai vari gusti. Pasta al pomodoro sì, papà o mamma ti mette anche un po' di pesciolino, il basilico, dovete fargli assaporare un po' tutto. Guardate che pasta che è venuta fuori. Li stiamo abituando a mangiare bene, adesso dobbiamo pure farli abituare al nostro sound. Ecco qua il suono dell'amore, ragazzi. Vai, bellissima. Adesso questo è per me, guardate che pasta ricca, bella, cremosa, assorbi tutto quanta la salsa. Porzione del Mario dentro il piattino del gattino, eccolo qua. Io me la rifinisco bene come piace a me, con 2 olivette, il basilico spezzettato grosso. Mario è pronto! Assaggia e io metto il tarallo sopra la mia. Così. Oh. Buono. Bacetto. Ci vuole poco per fare un buon piatto di pasta. Facciamoli abituare ai sapori a questi bambini. Talmente veloce che inizio a buttare la pasta e poi vi dico gli ingredienti. La pasta abbiamo messo lo spaghettone, colature di alici, prezzemolo, aglio, limone, peperoncini e pomodorini rossi e gialli, ma voi fate come vi pare a voi, quelli che trovate buoni li usate senza nessun problema. Ci abbiamo all'incirca 10 minuti di tempo da adesso, il tempo della cottura al dente della pasta, e poi la finiamo in padella. Pomodorini li tagliamo in 4 parti, quelli più grandi. Usate adesso i pomodorini, che è il loro tempo, è la loro stagione, sono belli, profumati, buoni, sono deliziosi. Prezzemolo, usiamo i gambi, sfogliamo il prezzemolo, l'olio qui è fondamentale, abbondante e di grande qualità. Metto i gambi di prezzemolo, mettiamo l'aglio, prima lo usiamo un pochino a fettine così e facciamo colorare bene l'aglio, deve essere bello, dorato, non deve essere bruciato perché poi quel sapore cattivo rimane, lo dobbiamo soltanto far dorare e poi ci dedichiamo a tritare il prezzemolo. È proprio semplicissimo come ricetta. L'aglio ci siamo quasi, tenetelo, resistete, ma guardatelo a vista, non lo fate bruciare, fatelo abbastanza sottile il prezzemolo, ecco, così mi piace, vedete? Togliete tutto, abbasso il fuoco, butto il prezzemolo, però non lo faccio friggere, butto subito un po' d'acqua, perché se no, se voi lo fate friggere nell'olio, il prezzemolo, le foglioline, che succede? Lo sentite mezz'ente, diventa più duro, invece di essere morbido. Adesso qui un bel rinforzino d'aglio, grattugiatelo, oh, aiuto, così, e non ve ne pentirete. E questa è la polpa. Peperoncino, qui ce l'ho, perché ce l'ho, assaggiatelo sempre. Pizzica, poco. E accendiamo il fuoco. Mettete un po' di scorze di limone, limoni non trattati, prezzemolo, limone, è tutto un accostamento fantastico, rinfresca, e il profumo è eccezionale, tutti gli oli essenziali si disperdono tra questo intingoletto. Ecco qua. Guarda che spaghettone, guarda, sembra un bucatino, sembra, guarda che bello.
Sentite il rumore che fa? È bello acquoso, è bello bagnato, però noi ci aggiungiamo un altro po' d'acqua. Non mi sono dimenticato i pomodori, all'ultimo li metto, perché a me qua pellicina va da una parte e dall'altra, non mi piace. Quindi voglio il pomodoro quasi crudo, si deve soltanto stipidire, ok? Sentite il rumore, si sta quasi attaccando, allora voi che fate? Dato che la volete cremosa, un altro pochetto d'acqua, e una mescolatina al volo così, vedete adesso come è morbida la pasta, guardate, sentite? Facciamo appena riassorbire un po' di acqua. Questa adesso vi state a giocare a tutto. È il photo finish, è il traguardo. Quindi qui vi giocate la cremosità, la consistenza della pasta, il sapore, il gusto, tutto quanto. Ma il sale ce l'hai messo? No, perché ci metta quando lo dici. L'acqua della pasta deve essere sempre salata, anche in questo caso l'ho salata. Perché? Se lo sentite, la pasta sciapa e la salsa salata. No, deve essere tutto un tutt'uno. Insomma, ne deve nascere amore. Spengo il fuoco con l'induzione, metto la colatura, aiuto, vedete che faccio come la salvo così, così anche se mi si rigira in frigorifero non succede niente, metto un pezzetto di pellicola e poi metto il tappo. Pomodori, un piatto colorato, bello, vedo quanto sono contento, per così poco sono contento, sì. Prezzemolo, guarda qua. The Sound of Love, ragazzi, yeah. Questo è perfetto, lo sentite il rumore? Ah, è un suono più che un rumore. Come la vedi? È buona da morire questa, come la vedo. Guarda qua che roba. La buccia di limone io l'ho lasciata appositamente, Salsetta, dovete usare gli utensili per le padelle antiaderenti che non graffiano, mi raccomando. Ogni tanto pure io sbaglio, però voi stateci attenti. Mi sto sentendo male, ragazzi. Mi sto sentendo male. Guarda che salsetta. C'ho una voglia pazzesca. Ma volevo proprio mangiarmi questa oggi. Sembra di mangiare lo spaghetto con le vongole senza vongole. Ma quello con lo spaghetto con le vongole, quello buono buono buono. Alla salute e buona estate a tutti.